Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Come fare schiattare un narcisista di rabbia o di confusione in amore? Uno dei desideri di tanti ex di manipolatori, specie se narcisisti. La relazione con un narcisista manipolatore, specie quando è costellata di vessazioni psicologiche, abusi psicologici, svilimenti, critiche, denigrazioni, silenzio punitivo, gaslighting. Tutto questo lascia non solo sofferenze una vittima dopo la chiusura della relazione e naturalmente durante la relazione, ma anche incredulità, senso di confusione, tanti interrogativi che non hanno risposta, così come ogni comportamento malvagio non ha spiegazione, almeno là dove non ci sia qualcosa di materiale da ottenere da parte del narcisista manipolatore, comunque del manipolatore vessante, che almeno in questo caso una spiegazione si può avere. E comunque anche avendo delle motivazioni di cui ho parlato tante volte, di quello di cui ha bisogno ad esempio un narcisista, oltre al mero e semplice fatto di non restare solo e la necessità di ricevere conferme al suo ego. Ma pur avendo delle risposte non sembrano mai essere sufficienti. Sembra non sufficiente spiegare il movente di chi prima ti eleva e sembra amarti e poi senza veri o ragionevoli motivi poi ti scarta brutalmente. Anche per questo il desiderio di rivalsa su un narcisista è sempre piuttosto presente, particolarmente presente in una vittima, anche se nel caso tu abbia chiuso la relazione con il narcisista, questo desiderio dimostra che hai ancora un vincolo emotivo con l'ex o la ex e invece dovresti incanalare le tue energie ad investire su te stesso o su te stessa, che è la cosa migliore e il migliore regalo che puoi farti. Ma se proprio vuoi rivalerti facendo, per così dire, schiattare il narcisista di rabbia dopo la vostra chiusura, oppure confonderlo, destabilizzarlo mentre sei ancora in relazione con lui, cosa puoi fare? Susan in un commento a un video dice: lui mette delle foto della ex super bella per ingelosirmi. Intanto, se il tuo ex fa questo, vuol dire, Susan, che in realtà lui non è poi così preso dalla nuova ex, e di questo ne parlo in video specifici proprio sul narcisista che posta foto con lei. Fare altrettanto anche tu per fare quindi schiattare di rabbia il narcisista? Beh, intanto la cosa migliore sarebbe non sprecare energia in queste cose. È molto più forte e smaccante semmai non dare più modo all'ex di vedere cosa fai in generale, social compresi. E se proprio vuoi toglierti lo sfizio eventualmente di ingelosire l'ex, aspetta del tempo perché altrimenti sarà evidente quale sia la tua intenzione e invece di farti vedere insieme ad un uomo lascia intendere che sei in felice compagnia di qualcuno. Anche qui è molto più potente intuire, sospettare la presenza di qualcuno che peraltro non si può vedere, che sbattere sotto gli occhi la persona con cui sei insieme. Questa è una prima cosa che puoi fare per produrre rabbia e gelosia nel narcisista a distanza di tempo, nel caso che voi abbiate chiuso la relazione e non subito dopo la vostra chiusura. In secondo luogo, non si indebolisce né si confonde un narcisista mettendolo sotto interrogatorio con domande apparentemente spiazzanti. Come ho sentito dire, la forma interrogativa è sempre un modo di porti in condizione subalterna e a te non deve servire di interessare nessuna delle possibili risposte, specie da qualcuno che non è in grado di dare risposte nemmeno a se stesso, così come nel caso di un narcisista patologico. Semmai un narcisista sarà spiazzato e schiatterà di rabbia o di confusione proprio dal non chiedergli e dal non volere sapere nulla di lui. E questo farà sì che sia lui, semmai, a chiedere a se stesso, da porre qualche domanda a se stesso sul come mai tu non senta questo bisogno di porgli delle domande, di sapere qualcosa di lui o di chiedergli ragione di qualcosa che lui fa o pensa o dice. E variante di questo è non fargli capire cosa pensi di lui e questo è uno dei modi più potenti per fare vacillare, schiattare di rabbia o di confusione e togliere terreno sotto i piedi al narcisista, e cioè non rendere scoperto il tuo modo di pensare, cosa covi veramente, cosa pensi veramente di lui.
Questo se sei ancora in relazione con lui. Se invece hai chiuso con lui la relazione, semplicemente non dare più informazioni di te e assicurati possibilmente di non fargliele avere da parte di conoscenti comuni. Quindi metti in chiaro con loro che non intendi dare informazioni o far sì che non giungano informazioni di te a nessun tuo ex. Un altro modo per fare schiattare di rabbia o di confusione il narcisista è di sorridere in modo velatamente ironico, per non dire sarcastico, ovvero sarcastico ma non troppo scopertamente sarcastico, al momento opportuno, prendendolo per esempio in giro, ma in modo che non risulti chiaro se si tratta da parte tua di un complimento o di una critica. E quindi variamente usare il cosiddetto condizionamento operante, di cui ho parlato in diversi video. Quindi punire, gratificare il narcisista nel modo che così possa imparare cosa va bene che lui faccia con te, ma all'occorrenza spiazzandolo, introducendo anche il rinforzo intermittente. Anche di questo ne ho parlato in diversi video, che è in fondo la stessa tecnica che adotta il narcisista stesso, ovvero dargli delle gratificazioni dopo determinate condotte virtuose da parte sua nei tuoi confronti, ma in altri casi, quando dovrebbe essere invece ricompensato, non commisurandogli la solita ricompensa a cui magari si era abituato, ma punendolo tramite esempi e mai a parole. Quindi, ad esempio, con l'assenza, con la tua assenza, in modo che il tuo comportamento non risulti mai chiaro per lui. E poi in settimo luogo, un modo per fare schiattare di rabbia o di confusione un narcisista è di fargli credere determinate cose di te per poi sovvertirle tutte o quasi, quindi sovvertire la narrativa rispetto a certe cose che fai o che pensi, ed usare la stessa modalità di non fare mai sapere veramente cosa pensi di lui anche rispetto ai tuoi amici e parenti, ovvero quale idea loro possono avere di lui. Ed un altro modo per fare schiattare il narcisista di rabbia o di confusione è di metterlo a confronto velatamente con altri, quindi insinuargli il sospetto che tu consideri forse, ma mai dichiaratamente, altri più bravi, più belli, più importanti di lui. E questi saranno tutti modi, modalità per spiazzare completamente un narcisista, lasciarlo senza coordinate e certamente lo farai schiattare di rabbia o di confusione se applicherai tutte queste modalità. Un narcisista non è un essere così inscalfibile e tutto d'un pezzo, come vuole far pensare agli altri che lui sia, ma che assolutamente non è. Ti abbraccio forte, fammi sapere, facci sapere come la pensi, come hai vissuto situazioni critiche con il narcisista o la narcisista e naturalmente anche come stai. Ti abbraccio forte ancora, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.